Signori cari, signore belle, benvenuti nel canale di Samper Game. Oggi voglio un attimo esaminare il double shot che abbiamo visto ai Games Award da parte di Crystal Dynamics e Amazon, che come abbiamo visto tutti hanno sganciato non una bomba ma ben due bombettine. E infatti potremo giocare tra il 2026 e il 2027 a due nuovi titoli Tomb Raider, quindi ritorna sul nostro schermo la nostra eroina preferita, la nostra Laretta, l'archeologa dallo short mozzafiato. Il trailer ai Games Award era tutto un dire, ovviamente signori, fantastico, che possiamo dire altro, però lo dobbiamo prendere un pochino con le pinze perché dobbiamo vedere il contesto, un trailer confezionato ad arte per pubblicizzare questi nuovi due titoli, quindi godiamoci il trailer, godiamoci lo shortino di Lara, ma cerchiamo di capire se da come prometteva il trailer, qui siamo di nuovo, come dire, siamo non di fronte a un ritorno di Lara Croft, ma parliamo di una rinascita, della nostra eroina. E quindi oggi vorrei capire insieme a voi se questi due giochi effettivamente possono essere considerati come una mossa che possa cambiare per sempre l'universo di Tomb Raider. Andiamo ad esaminare il primo gioco che è Tomb Raider Legacy of Atlantis che arriva nel 2026. Questo qua non fa altro che per il 30° anniversario della saga ci riporta sugli schermi il gioco del 1996. Perfetto, l'ho giocato quando ero ragazzetto, mi è piaciuto, quindi sono estremamente felice di poterlo giocare l'anno prossimo. L'unica cosa che mi spaventa in questa cosa meravigliosa è che è stato introdotto un nuovo termine per andare a riportarci su schermo un gioco vecchio. Ve lo traduco un attimo in italiano anche se non è proprio corretto, che si chiama reimmaginazione. Quindi questi della Crystal Dynamics stanno reimmaginando il gioco del 96 e lo stanno portando su schermo nel 2026 e questa reimmaginazione, a detta di Crystal Dynamics, è qualcosa che è diverso da un remake e da una remastered e questa cosa sinceramente a me mi fa uscire un pochino fuori di capoccia in quanto non riesco a collegare bene questa reimmaginazione nel prodotto che vogliono fare, cioè perché non ho capito tanto bene, poiché se un remake diciamo ricostruisce il gioco originale, se una remastered diciamo lo ripulisce, lo aggiorna un pochino a livello grafico, un pochino a livello di controllo, questa reimmaginazione cosa vuole fare? E la cosa che mi spaventa ancora di più è che con la remake e con la remastered già escono delle cagate assurde. Non vorrei che questo nuovo mondo di reimmaginazione cosa ci porta. Quindi fondamentalmente voglio un attimo rifarmi per essere più preciso al pensiero del game director di Crystal Dynamics che ci spiega questa reimmaginazione con più o meno queste parole. Vogliamo far vivere le stesse sensazioni della prima volta, ma con un gameplay e una tecnologia contemporanea. Il cuore della sfida? Mantenere isolamento, tensione e mistero senza rendere tutto troppo guidato o semplice. E questa cosa, sinceramente, a me non mi ha dato una spiegazione dettagliata sul concetto di reimmaginazione. Vabbè, ovviamente useranno Unreal Engine come motore grafico e beh, sulla grafica nulla da dire, però ne parleremo successivamente. Ma questa reimmaginazione che significa? Voglio far vivere il momento di isolamento, tensione e mistero senza rendere tutto troppo guidato semplice. Ovviamente, che ne so, cambieranno anche come dire, il sistema di controllo, vabbè, ben venga. Spero che i salti non sono più difficili come prima che dovevano essere millimetrici. Mi vogliono far vivere queste sensazioni di isolamento, quindi vogliono avere rispetto per l'oro originale. Sta benissimo, però io mi ricordo che all'epoca io con la mia Laretta camminavo in corridoi oppure in caverne per, non lo so, per minuti dove non c'era praticamente nulla, l'unica cosa che si sentiva era il rumore dei miei passi. Diciamo, ma questo era dovuto come dire, dall'epoca in cui era stato sviluppato il videogioco, in quanto al di là della potenza di calcolo non c'erano tutti questi strumenti che ci abbiamo oggi. Quindi spero che non cammino per lunghi corridoi sentendo solo il rumore dei miei passi, non vedrò mai un nemico. Ovviamente spero che gli enigmi ambientali saranno riportati a video di nuovo perché erano estremamente interessanti,
magari renderlo un pochino più movimentato, perché all'epoca era bello, sì, io mi ricordo che mi guardavo la mia Laretta dove ogni pixel era grande quanto un container che ci porta i pacchi dalla Cina, però era bellissima. Poi ci stava qualche ragazzetto un pochino più schillato che riusciva a trovare addirittura la mod Hot Lara e là era tutto un dire. Quindi che dire su questa parte? Questa parte a me mi fa, tra virgolette, mette un po' di paura, passatemi il termine, anche se paura non è che paura, e dall'altra mi dà, come dire, una sensazione di euforia, cioè mi rende confuso e felice. Quindi io spero che questa reimmaginazione di Crystal Dynamics vada a soddisfare la maggior parte dei videogiocatori, cioè rispettando sia i videogiocatori vecchi che hanno giocato al titolo originale, sia facendo appassionare i nuovi videogiocatori a questo brand. Parliamo un attimo del motore grafico che verrà utilizzato per realizzare questo gioco, che è Unreal Engine 5, quindi con tutte le nuove feature messe a disposizione del gioco e come lo si pompa alla grande, avremo questa geometria ultra dettagliata, illuminazione realistica in tempo reale, quindi che ne so, ci immaginiamo la nostra Laretta con lo short mozzafiato in questa tomba buia che piglia una torcia, accende sta torcia, si iniziano la luce dinamica in tempo reale, le ombre dei nemici che ci fanno paura, le trappole, così possiamo intravedere una trappola nella penombra, così ci trasmette questo senso di claustrofobia del 1996, che praticamente non c'era un cazzo nel 96, amplificato con la tecnologia del 2026. Vabbè, se lo fanno ben venga, ma anche un po' di meno, almeno per gusto mio, mettiamola così, perché parliamoci qua, quando stiamo giocando a un videogioco, la grafica è bella, però non è che ci fermiamo ogni 3 secondi con la torcia a vedere intorno a noi che ci sta. Quindi, vabbè, sì, Unreal Engine 5 bene, se lo sfruttano nel pieno del proprio potenziale, ottimo. Se ci regalano tutto questo, ottimo ancora. Ovviamente ci dovrebbe stare anche un compromesso per le varie piattaforme su cui gira il gioco, perché io immagino che sulle console questa geometria ultra dettagliata e illuminazione realistica possa trovare il tempo, possa essere messa anche in secondo piano. Magari su PC di fascia alta possiamo avere queste cose, anche se per me non è proprio il cuore pulsante che mi fa scegliere il gioco, perché io mi fermo a guardare la grafica davvero solo in contesto in cui, anche se telefonata da parte dello sviluppatore che mi fa ammirare un paesaggio mozzafiato, là mi fermo e me lo godo. Però se sto nel gameplay e piglio una torcia in mano, mi devo mettere a guardare la luce che viene riflessa qui, l'ombra qui l'altro, no, sinceramente non lo faccio. Mi piace giocare più che come dire, passare minuti a guardare una roccia. Anche se ci stanno streamer che ci hanno fatto successo, però questo qua è gusto personale, come si dice. Ovviamente qui, visto che stiamo parlando di Unreal Engine 5, ci viene in mente a noi lo scontro del T-Rex del 1996, quindi già mi sto immaginando questo scontro all'ultimo sangue del T-Rex e la retta col suo toppettino e lo short inguinale spinto dalla Real Engine 5. Comunque cioè, a breve vedremo l'effetto della Real Engine 5, anche se credo che a livello grafico forse non troveremo a video tutto quello che abbiamo visto nel trailer, ma mi aspetto sicuramente un gioco a livello grafico estremamente soddisfacente. Altro elemento molto interessante che da una parte mi fa, come dire, ben sperare, dall'altra mi spaventa un po' è il publisher. Il publisher Amazon. Ovviamente uscirà anche la serie su Prime, quindi possiamo capire che Amazon, oltre alla serie, si vuole accaparrare anche il gioco. Ben ci sta, sicuramente immagino che Amazon i soldini li possa investire. Se magari vuole investire davvero sull'intero ecosistema, sia serie che videogioco. L'unica cosa che mi spaventa è che Amazon, che con i videogiochi fino adesso non è che è andata tanto alla grande, infatti New Worlds è stato chiuso quest'anno, quindi i soldi ci stanno sicuramente perché non credo che Amazon
abbia problemi di soldi dopo il matrimonio del tipo che ha fatto a Venezia. Il fatto è come vengono gestite un pochino le cose, perché anche il gioco New Worlds doveva essere qualcosa di mai visto, è stato un flop sotto molti aspetti fino alla chiusura dei server. Quindi che dire, budget da blockbuster, il gioco si potrebbe inserire in un ecosistema un pochino più ampio, poiché ci sta anche la serie TV e che produce sempre lo stesso publisher, quindi magari, che ne so, si può investire, quindi questo sicuramente è un punto a favore. Il punto che mi spaventa un pochino in più è, eh, come dire, la storia di Amazon con i videogames, che non è proprio delle migliori. Altra nota è il passaggio di testimoni dalla voce di Lara, quindi passiamo dalla Camilla alla Alex, che io sinceramente vi devo dire la verità, ragazzi, l'ho letto sta cosa, non so la più pallida idea di chi sono queste tipe. Dicono che hanno fatto anche come dire, una storia su X dove simbolicamente si sono passati Starco come segno di torcia olimpica. E beh, sì, tutto bello, mi interessa, va bene così, però sinceramente magari se Amazon nel suo budget milionario, oltre a farci vedere sta cosa su X, si piglia pure la doppiatrice che costa un pochino di meno, che non lo so, che avrà doppiato, che ne so, Lino Banfi in un medico di famiglia e ci mettono pure l'audio in italiano, ne sarei felice. Io non so se ci sta anche l'audio in italiano, ma credo sicuramente di no, in quanto ormai l'italiano nei videogiochi viene messo davvero in secondo piano. Vabbè, sicuramente ci saranno i sottotitoli, però leggendo ho letto la Alex che darà la voce a Lara Croft già ha una carriera di tutto rispetto, infatti leggo che ha doppiato anche Mass Effect, Dragon Age, Assassin's Creed. Quindi non so, diciamo, speriamo che ci siano almeno i sottotitoli italiani. E per finire parliamo del titolo che esce nel 2027, che è Tomb Raider Catalyst. Vabbè, qua non riportiamo a schermo un videogioco del passato, diciamo, ma è un videogioco inedito, quindi è un capitolo inedito e segue più o meno la timeline degli ultimi Tomb Raider. Qua la nostra Laretta, diciamo, è un po' più matura, sarà diventata MILF, no, beh, non è più ragazzetta, quindi diciamo che sta al culmine della carriera. Il trailer è estremamente interessante, infatti ci mostra diversi ambienti, ci sono i rampini, c'è la verticalerità, magari possiamo, da quello che abbiamo visto e magari da quello che si legge in giro, supporre che sia anche una sorta di open world, magari molto guidato. Sembra che offre davvero molta libertà. Dobbiamo vedere un attimo il level design come è fatto, però gli elementi ci sono tutti. Quindi, che dire, abbiamo due giochi estremamente diversi che vogliono riportare sul grande schermo la saga di Lara. Uno riprende un videogioco del 96 iconico, l'altro è un capitolo inedito. Ci abbiamo un publisher estremamente importante dietro alle spalle che è Amazon, che sicuramente può garantire un budget da blockbuster, al di là che Amazon magari non ha tanto successo con i videogiochi. E quindi che dire, io sono speranzoso al di là della reimmaginazione da parte di Crystal Dynamics. E quindi ragazzi, che dire, aspettiamo il 2026 che è alle porte e ci rigiochiamo il primo Tomb Raider e poi nel 2027 vedremo come si è comportato col primo, quindi possiamo prendere una decisione un pochino con informazioni più veritiere e sensate, in quanto mo stiamo esaminando semplicemente un trailer che è stato spettacolare, per l'amor di Dio. E quindi che dire, signori, voi cosa ne pensate di questi due giochi, cioè di Legacy of Atlantis e Catalyst? Qual è che vi ispira di più? Se volete, scrivetelo nei commenti, così ne possiamo discutere insieme. Ovviamente vi invito a iscrivervi al canale e magari a mettere un like al video. E con questo vi saluto e ci becchiamo alla prossima dal vostro Samper Game.